Amici del canale, eccomi di nuovo qua. Adesso facciamo una prova di avvio invernale per il decespugliatore. La maggior parte dei decespugliatori vanno a miscela al 2%. Io ho già la miscela pronta, non ne faccio mai tantissima secondo il lavoro che abbiamo, perché è bene che sia sempre fresca, come fresca non dal frigo, ma fresca come preparazione, perché così non si perde la qualità della benzina e pertanto anche nell'avviamento, nella resa dei motori è sempre meglio. Facciamo il nostro pieno, non lasciamo mai senza carburante, anche quando non lavoriamo, li lasciamo sempre con il pieno, in modo che comunque le guarnizioni e tutto quanto non si seccano e i motori, quando dobbiamo avviarli, non abbiamo da pensare a fare rifornimento, anche se vanno controllati, perché potrebbe evaporare. A questo punto della cosa ci rimane che fare il carico con la pompetta manuale ogni qualvolta partiamo da freddo. Io lo faccio per abitudine, anche se a volte non ce n'è bisogno se lavoriamo molto spesso. Come vedete qui c'è una pompetta, alcuni ce l'hanno in altre posizioni, questa marca ce l'ha in questa posizione qua. È sufficiente con un dito premere fino ad arrivare 6-7 volte il carburante nel carburatore. Ecco, io direi adesso è sufficiente. A questo punto tiriamo l'aria e da questa parte abbiamo l'aria, altri ce l'hanno da altre parti. Qui abbiamo l'aria, va premuto e girato. Così abbiamo l'aria tirata. A questo punto proviamo ad avviarlo. Come tutti i motori, ognuno ha una sua caratteristica. La caratteristica di questa macchina è che al primo senso di avvio bisogna togliere l'aria. O si toglie in automatico, se si toglie, perché a volte non si tolgono, quindi pensiamo che si è tolta, invece non si è tolta. Se insistiamo a mettere in moto con l'aria tirata ancora, rischiamo di ingolfarla, quindi bagnare la candela, poi ci tocca togliere la candela, asciugarla o sostituirla. A questo punto ci accertiamo, altri sono in automatico, che l'interruttore di spegnimento rimane sempre su avvio, che abbiamo qua, questo interruttore, questo è automatico, c'è una molla di richiamo, per cui lo riporta sempre in senso di avvio, in modo che uno non si può sbagliare e cercare di farlo partire mentre non si accorge che ha l'interruttore sospento. Avendolo sospento, ovviamente non partirà mai. Questo invece non rimarrà mai sospento, perché ha una molla di richiamo e porta l'interruttore sempre in fase di avvio. Per spegnerlo comunque bisogna premere questo interruttore che vi ho fatto vedere, bisogna premerlo, ma dal momento che noi lo lasciamo lui ritorna in senso di avvio. Bene cari amici, adesso proviamo, dato che fa freddo comunque, vediamo di farlo partire. Come avete visto, io l'ho spento, ho lasciato l'interruttore, automaticamente lui è ritornato sulla posizione di avvio. Ripartiamo, l'aria qui automaticamente lui è partito, ma dal momento che è partito, al primo colpo di acceleratore che io do, l'aria in automatico si stacca. Non dovesse staccarsi, dovete toglierla voi manualmente, quindi l'aria si trova in questo punto qua, ma ogni decespugliatore, ogni macchina, come ho già detto,
hanno una posizione diversa. Come vedete è ritornata in posizione di tolto. A questo punto ripartiamo di nuovo, proviamo a riavviarlo nuovamente per far vedere a voi amici che il lavoro è completato. Una raccomandazione che non lo dice quasi nessuno, ma io ci tengo a dirlo perché io penso che sia onesto dover dire le cose vere, le cose giuste. Se avete delle macchine a scoppio, che siano dei cespugliatori, tagliasiepi, di qualunque marca, qualunque tipo, abbiate l'accortezza, se non volete andare in officina spesso e spendere tanti soldi, una volta al mese o 2 mesi al massimo, non di più, avviarli, farli girare per almeno 30 secondi, 1 minuto. Se potete farli girare 1 minuto ancora meglio, in modo che si lubrificano tutte le fascette, le guarnizioni del carburatore, comunque rimane tutto praticamente non asciutto. A questo punto risparmierete tanti soldi per andare nelle officine. Mi dispiace per i meccanici, ma loro ci sono per i problemi più grossi, quindi guadagneranno lo stesso, lavoreranno lo stesso, e a quel punto avete voi le macchine che funzionano sempre, e semmai comprate macchine nuove e loro saranno anche contenti. Lo so che magari sono consigli che i meccanici non amano, ma io non svuoto mai i serbatoi né delle macchine piccole, di questi decespugliatori, motoseghe. Li avvio, certo è un impegno, li avvio di tanto in tanto, come ho già detto, e state certi che non avrete mai problemi, almeno non si asciugano le guarnizioni o le membrane del carburatore e così via. Vi ringrazio per avermi ascoltato, se vi è piaciuto, se è stato interessante, se lo ritenete e volete mettere un mi piace, vi ringrazio. Alla prossima. Io ogni suggerimento, ogni cosa che posso mettere e pubblicare sul mio canale per dare una mano a non spendere dei soldi e a facilitare comunque la vita. Grazie e un buon lavoro.